Nei giorni in cui si sta parlando tanto dei problemi in attacco per l'Inter di Simone Inzaghi a livello di alternative a Lautaro Martinez e Thuram, c'è un giovane attaccante di proprietà dell'Inter che sta continuando a muovere dei passi importanti in un percorso di crescita che è sempre sotto i riflettori, perché è probabilmente uno dei talenti più interessanti degli ultimi anni del vivaio dell'Inter e sta cominciando ad emergere anche tra quelli più grandi, diciamo così. Sto parlando di Francesco Pio Esposito, autore tra l'altro nelle scorse ore anche del suo primo gol con la nazionale italiana Under 21 ed è al centro del nostro focus di oggi nel format che vi sta molto piacendo in cui vi portiamo alla scoperta dei giovani talenti dell'Inter. E quindi ben ritrovati amiche ed amici passioni interisti in questo nuovo episodio di oggi. Vi invito subito a lasciare un mi piace se non l'avete ancora fatto e clic sul tasto iscriviti, così non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti, i nostri approfondimenti quotidiani, le nostre live e tutto quello che succede sul nostro canale. Quindi mi raccomando, clic subito sul tasto iscriviti. Allora, Francesco Pio Esposito, probabilmente lo sapete già, è il più piccolo dei tre fratelli Esposito, quindi una famiglia di calciatori, tutti passati tra l'altro nel settore giovanile dell'Inter, a partire dal più grande, Salvatore, un classe 2000 che però ormai già da qualche anno non è più di proprietà dell'Inter, adesso si trova allo Spezia, passando poi per Sebastiano Esposito che invece è ancora dell'Inter. Dopo una serie di prestiti si trova ora alla Sampdoria dove l'avvio è stato un pochino turbolento per delle prestazioni del club, della formazione non all'altezza. Francesco Pio Esposito invece classe 2005 è il più piccolo, ha fatto tutta la trafila del settore giovanile interista da talento un po' precoce, andando anche a bruciare sempre un pochino le tappe e brillando comunque in un modo particolare. A soli 17 anni era già un membro molto importante dell'Under 19, ha fatto bene anche in Youth League, diciamo la Champions League dei giovani, ed in generale con la primavera ha chiuso con un bel bottino di 16 gol e 3 assist in 41 partite totali. Sono buoni numeri, soprattutto per lui che ha avuto un'evoluzione del ruolo che tra poco andremo a commentare. Questo mentre anche in nazionale stava facendo anche un bel percorso, perché nel mondiale Under 20 lo scorso giugno l'Italia è arrivata seconda e aveva fatto il giro del mondo, probabilmente l'avrete visto, un suo grande gol di tacco alla Colombia. Poi ha partecipato anche all'Europeo Under 19 che invece l'Italia ha vinto a luglio e anche lì è riuscito, aveva segnato un gol. Poi in seguito è arrivata invece la promozione in Under 21 e soprattutto l'arrivo anche tra i professionisti all'età di 18 anni, un passo comunque non semplice. Infatti la scorsa estate, uscendo dalla primavera dell'Inter, ha raggiunto il fratello Salvatore proprio alla Spezia in Serie B, formula del trasferimento prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore dell'Inter, quindi di fatto l'Inter ne mantiene ancora il controllo, non vuole diciamo perdere la possibilità di riportarlo alla base, vuole anzi mandarlo in un club che lo possa valorizzare e questa formula è anche un po' un incentivo a farlo giocare di più, a farlo valorizzare e crescere. E devo dire che l'avventura alla Spezia comunque è cominciata bene perché nonostante la giovane età e nonostante appunto questa prima esperienza tra i professionisti ha già accumulato 9 presenze nelle prime 9 partite tra campionato e Coppa Italia, quindi di fatto almeno uno spezzone lo ha giocato in tutte le gare di questo avvio di stagione, cosa non semplice passando dalla primavera ad una prima squadra. Contro la Reggiana qualche giorno fa è arrivato anche il primo gol tra i professionisti, è entrato nel finale circa 15 minuti alla fine, ha trovato anche il gol, però la Spezia ha perso per 2-1 e soprattutto nelle ultime 2 gare di Serie B ha giocato in entrambe le sfide da titolare, quindi sta cominciando a macinare bene all'interno dello Spezia. Sta giocando da attaccante, chiaramente in un 3-4-1-2, quindi accanto ad un altro attaccante con cui condivide lo spazio offensivo e per caratteristiche, arriviamo a raccontare che giocatore è un giocatore che quindi si sta specializzando sempre più nel fare proprio l'attaccante moderno, con tutte delle caratteristiche che diciamo lo portano anche a partecipare molto alla manovra e al gioco. Infatti è un attaccante che nasceva più trequartista, in realtà poi piano piano è stato avvicinato alla porta perché aveva dimostrato delle ottime abilità, soprattutto crescendo anche fisicamente. Oggi ha una struttura fisica importante, alto circa 1,90 m e questo gli dà anche un vantaggio
vantaggio nel giocare anche più vicino alla porta e dentro l'area di rigore. Quindi quell'istinto però anche del trequartista, del giocatore che deve partecipare alla manovra, gli rimane dentro, ed infatti oggi è sempre più un attaccante, sì, con una buona struttura fisica, che si fa trovare anche come riferimento offensivo e che va a chiudere in area di rigore, ma appunto di grande movimento, che partecipa, viene incontro, lo fa anche spalla alla porta, è bravo poi a lavorare il pallone per i compagni e anche per allargare gli spazi e favorire quindi gli inserimenti degli altri giocatori che gli giocano e che gli gravitano attorno. Poi però sta imparando anche a farsi trovare pronto dentro l'area di rigore, e questo è un aspetto sul quale sicuramente deve crescere nell'impatto con i grandi, è una cosa sulla quale deve migliorare, però di base ha già una buona attitudine anche dentro l'area di rigore. Ha anche un buon tiro, soprattutto con il piede destro, e una buona coordinazione anche nel calciare al volo, quindi anche delle doti spettacolari, in alcuni casi molto molto interessanti. Quindi sono tutte caratteristiche che, messe insieme anche al fisico, anche al modo in cui tratta il pallone e viene a giocare, che hanno inevitabilmente acceso dei paragoni anche piuttosto ingombranti. In particolare però quello che secondo me calza un pochino di più, per farvi capire la tipologia di calciatore, è il paragone con Edin Dzeko, che abbiamo salutato qualche mese fa. Ecco, ripeto, ribadisco, sottolineo, sto parlando a livello di caratteristiche e di movimenti. Poi ovviamente di strada per arrivare ad un giocatore come Edin Dzeko bisogna farne ancora tanta. Gli auguriamo ovviamente al Francesco Pio Esposito di seguire le orme di Dzeko, che è stato ed è anzi un campione veramente pazzesco, enorme. A livello caratteriale anche è un ragazzo che viene definito responsabile. Devo dire che ha dimostrato anche una buona personalità, perché nonostante la giovane età è stato un elemento rilevante nella primavera di Kivu, una figura molto importante quando l'ultima stagione della primavera è stata un pochino complessa, e invece lui ha saputo far bene. Quindi è sicuramente un elemento adesso da tener d'occhio, c'è la possibilità di seguirlo in Serie B, di testarlo appunto con dei professionisti, monitoreremo la sua crescita. Sicuramente bisognerà lavorare sulla tenuta fisica, sull'impatto fisico, che con una primavera diciamo ha un vantaggio competitivo. Con i professionisti già più strutturati bisogna lavorarci. Bisognerà lavorare anche su quella capacità come dire, di pensare da attaccante per tutti i 90 minuti della partita, mettiamola in questa chiave qui, e fa parte di un percorso di crescita che ovviamente bisogna intraprendere. Però le premesse sono molto molto interessanti, e ci auguriamo soprattutto, ecco, che il fratello maggiore Salvatore avesse ragione quando tempo fa in una conferenza stampa disse che in famiglia quello forte davvero era il più piccolo, ovvero proprio Francesco Pio Esposito. Una frase che si sente dire tante volte nel calcio, ma chissà che questa volta appunto non sia davvero vero e l'Inter ne possa trarre un beneficio importante. Fatemi sapere che cosa ne pensate voi allora di Francesco Pio Esposito, se lo state seguendo, se lo conoscete, se vi piace, e soprattutto se può essere un talento da coltivare in ottica prima squadra per l'Inter. Classe 2005, molto giovane, ma da tenere d'occhio. Vi aspetto nei commenti, vi invito, se non l'avete ancora fatto, a valutare la possibilità di abbonarvi al nostro canale, al nostro progetto, per sostenere il lavoro che facciamo ogni giorno, i nostri contenuti, avere accesso ad una serie di vantaggi esclusivi importanti, come la possibilità di recuperare l'archivio di tutte le nostre dirette e non solo. Vi lascio in descrizione, per chi ci segue in podcast, un link ad un altro approfondimento da non perdere su un tema caldo delle ultime ore, link in descrizione. Per chi ci segue da YouTube invece vi basta cliccare qui.